Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nak Muay Stories. In questo video vi parlerò di come sono legati insieme la Muay Thai e il pugilato all'inglese. Vedrete alla fine del video degli sketch di highlights di thailandesi che combattono nel pugilato. Nel video ci sono anche sottotitoli in italiano, ma li potete convertire in inglese e in Thai. Bene. Allora, molto spesso si sente dire che i pugili thailandesi in Nak Muay, anche in Nak Muay in generale, Farang, non sono bravi nelle tecniche di braccia, che in Thailandia hanno iniziato ad allenarsi di braccia da quando ci sono stati gli stranieri, da quando c'è stato Ramon Dekkers. Non è vero. La storia è andata così. È vero che Raja Daman è stato il primo stadio nel senso di grandezza, capienza e tutto quanto di Bangkok, ma in realtà c'erano dei piccolissimi stadi anche prima, ovviamente, se no dove si combatteva. Erano stadi con un ring, una tettoia di lamiera e qualche posto a sedere intorno. Tra questi c'era, nel 1921 fu inaugurato il Suan Sanuk a Bangkok, qualche anno dopo il Muang Lek, e la storia parte proprio dal Muang Lek, da questo stadio. All'epoca si combatteva a mani nude, avevano solo il paradenti, un po' rudimentali, e una conchiglia. Ed è vero che la parte pugilistica era molto scarsa, molto grezza. Non avevano dei colpi, diciamo, raffinati, delle schivate particolari, giochi di gambe, era molto più come del resto anche il pugilato quando lo facevano ai tempi del pugilato a mani nude, che mi sembra i guantoni siano stati inseriti nel 1886 o giù di lì, è diverso, ma anche il pugilato stesso degli anni 20, degli anni 30, degli anni 40 non è uguale al nostro pugilato di oggi. I thailandesi avevano delle tecniche di braccia un po' scarse, ma tramite anche rapporti commerciali con l'Australia, non solo rapporti per quanto riguarda lo sport da combattimento, hanno visto, hanno appreso, hanno capito che da lì potevano migliorare la loro parte pugilistica, e così è stato. Per quanto riguarda anche l'introduzione dei guantoni, si parte appunto dal Muang Lek, dove nel 1926 ci fu un morto durante un combattimento. Uno dei due è morto per un trauma alla testa, uno dei due combattenti. E appunto, visto che avevano instaurato i rapporti anche commerciali con gli stranieri, avevano visto il pugilato, avevano pensato che forse inserire l'uso dei guantoni poteva evitare questi incidenti, ecco. I guantoni però poi furono inseriti nel 1929. Da lì iniziò, diciamo, una box thailandese più vicina alla nostra, ma ancora erano lontani da avere questi risultati. Iniziarono con i guantoni, iniziarono a mettere 5 round da 3 minuti, mancava delle regole del pugilato, mancava ancora però un vero e proprio ranking, le classi di peso non erano ben definite, si arrangiavano come potevano, spesso tanti combattenti forti combattevano con avversari di peso superiore. All'epoca c'era Paul Dang, detto anche il cinghiale, ha combattuto tantissimi match, tipo 350 match tra Muay Thai e pugilato. Già negli anni 30 ci furono combattenti come lui che avevano iniziato anche a combattere nel pugilato. Non ha mai subito un KO, ha perso, ma non ha mai toccato il tappeto, non ha mai subito un conteggio.
e da peso gallo nella Muay Thai ha combattuto spesso con pesi superiori fino anche addirittura ai pesi welter, si dice. Lui è stato il primo thailandese negli anni, fine anni 30 circa, a entrare nella classifica mondiale all'8° posto della top 10 dei pesi gallo. La classifica mondiale dove all'epoca c'era una federazione sola, non tante come oggi. Perciò pensate bene, già a fine anni 30 avevano un thailandese all'8° posto della top 10. Poi che è successo? Avevano iniziato la costruzione del Rajadaman, si è fermata per via della seconda guerra mondiale, è ripartita dopo, fu inaugurato nel dicembre del 1945 e iniziarono ad inserire altre regole, iniziarono a inserire tutte le categorie di peso, ovviamente andavano fino alle 147 libbre, alcuni parlano fino a 160, però negli stadi principali 156-160 libbre sono state inserite molto dopo. Comunque avevano queste categorie, infatti non hanno molti pesi medi e tanto meno pesi massimi. Comunque hanno iniziato a inserire altre regole, addirittura negli anni 30, quando inserirono i guantoni, provarono anche a inserire dei paratipi rudimentali. La cosa non è piaciuta e penso ci sia stato qualche match di prova, ma poi per fortuna sono stati tolti. E con Rajadaman l'introduzione dei guantoni, round, un ranking, è iniziata la scalata, l'ascesa della Muay Thai vera e propria come la conosciamo noi e anche del pugilato. Molti campi di allenamento thailandesi si sono impegnati per migliorare il pugilato dei loro atleti e già dagli anni 60 hanno avuto i primi campioni del mondo. Ci sono molti campi che sono forti, i più famosi, me ne dico qualcuno: Sitio Tong negli anni 80 è stato un campo molto forte, Muang Surin, Pechinde, Galaxy, Chawatana e tanti altri. Gli anni 70 furono molto fiorenti, si combatteva molto di pugilato, già anche prima degli anni 50-60, ma negli anni 70 ci fu un grande incremento. Tant'è che Rajadaman era molto famoso nel mondo più che per la Muay Thai, per gli eventi di pugilato. Ovviamente in Thailandia per la Muay Thai, il resto del mondo lo conosceva per lo più per tutti gli eventi di pugilato che venivano fatti nelle sue serate. E infatti è comparso anche in alcuni film, in uno di 007, era diventato uno stadio famoso. E facendo un passo indietro, tornando agli anni 60, ci fu il primo thailandese che ha vinto 2 titoli mondiali. Il thailandese è Pon King Pech, che dopo una carriera nella Muay Thai si è diretto verso quella del pugilato all'inglese, vincendo nel 1962 il titolo mondiale WBA e nel 1963 il titolo mondiale WBC, titoli che poi ha perso, poi ha rivinto. L'ultimo combattimento che difenderà il titolo lo perderà contro un nostro connazionale, Burruni, pugile che viveva in Sardegna e diventò campione del mondo battendo appunto il thailandese Pon, ormai a fine della sua carriera. Già negli anni 60 comunque i nomi dei thailandesi erano in cima alle classifiche mondiali del pugilato e a tutt'oggi nelle categorie di peso basse, dai 50 ai 65 kg, le nazioni dominanti del pugilato in questa categoria di peso sono sempre Messico, Argentina, Filippine, Giappone e anche Thailandia. Se andate a vedere nei ranking di pugilato anche degli anni passati,
ci furono tanti thailandesi, se non erano campioni nel primo posto o nella top 10. Poi c'è stato, vi dico un altro famoso, Saensak Muang Suring, che nel 1975 strappò il titolo mondiale WBC allo spagnolo Perico Fernandez, e diventando tra l'altro il primo a vincere il titolo mondiale al suo terzo match da professionista, perché lui aveva fatto la carriera nella Muay Thai, è passato al pugilato e al terzo match gli è stato proposto, visto che gli altri due li aveva vinti piuttosto bene, di fare il titolo mondiale. Lo spagnolo lo derideva all'inizio per via della guardia un po' troppo Thai, e ha perso per KO, e Saensak Muang Suring si è portato a casa il titolo mondiale WBC. Ci sono stati tantissimi, ci sono stati i gemelli Galaxy, entrambi campioni del mondo, Kaosai e Kao Krai, ma soprattutto Kaosai, chiamato il Tyson thailandese, che combatteva, loro due combattevano nel periodo in cui Tyson era famoso, stava facendo la sua scalata al titolo, aveva appena vinto il titolo, era sulla bocca di tutti, tutti ne parlavano. E Kaosai Galaxy, che lo chiamavano il Tyson thailandese perché era veramente il terrore dei ring, campione del mondo WBA con 48 match, 47 vittorie, di cui 41 per KO. Poi c'è stato Samarth Payakaron, anche il fratello Contoranè ha combattuto nel pugilato, Samarth è diventato campione del mondo WBC. Poi ci sono stati anche tante medaglie alle Olimpiadi. Il primo a vincere la medaglia d'oro è stato Somrak Kamsing nel 1996 alle Olimpiadi di Atlanta, quando c'era anche Floyd Mayweather Jr. Poi ci sono stati altri dopo che hanno vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, ce ne sono stati altri prima che comunque avevano vinto la medaglia di bronzo, la medaglia d'argento. Tanti hanno preferito dopo la Muay Thai fare la carriera nel pugilato amatoriale, altri hanno preferito quello professionistico, alcuni tipo Koban ha preferito rimanere nella Muay Thai nonostante fosse estremamente forte di braccia, Superlex Rissan. Tanti sono rimasti nella Muay Thai, tanti sono andati nel pugilato, tanti hanno fatto solo la carriera pugilistica. Io principalmente seguo quelli che fanno Muay Thai e che poi hanno fatto la carriera pugilistica, ma ci sono tanti thailandesi che allenandosi in questi campi si allenavano soltanto per il pugilato e combattevano nel pugilato. Sagat Pechinde è stato un altro che poi ha combattuto nel pugilato dopo 317 match di Muay Thai. E questo succede nelle federazioni migliori, nelle 4 federazioni più importanti, nella WBA, WBC, WBO, IBF. Poi c'è anche chi stravince in qualche federazione minore, tipo la WBF, ma sono sempre ottimi combattenti anche in questa federazione, diciamo un po' meno pregiata degli altri. Per dirvi, sono stati tanti campioni thailandesi che hanno vinto nella Muay Thai e nel pugilato, ce ne sono anche ora, ci sono state altre vittorie sia alle Olimpiadi che nel pugilato professionistico. Gli ultimi anni, forse poi con il discorso del Covid, ora è un po' tutto rallentato, ma ce ne saranno tanti altri. Si contano circa 50 combattenti thailandesi che vengono dalla Muay Thai, si sono rivolti poi al pugilato all'inglese, che hanno vinto i titoli e imposto record anche qualcuno, tipo Saensak Muang Suring, che come detto prima ha vinto il suo titolo al terzo match a professionisti. Tutti si pensa a Lomachenko, ma Lomachenko l'ha solo eguagliato, anzi il thailandese ci ha messo meno tempo di lui, sicché mantiene comunque sempre un primato.
e poi ce n'è più di 20 ex Nak Muay che sono andati e hanno vinto in federazioni minori tipo la WBF. Ma la Muay Thai è sempre andata a braccetto dagli anni, dal 29 diciamo in poi, o anche un po' prima, con il pugilato. Hanno appreso, si sono migliorati, sono diventati degli ottimi pugili. Noi qui in Italia o in Europa si pensa, ma in Italia è una cosa clamorosa, cioè evento di Muay Thai, kickboxing, K1, MMA, free box, non so nemmeno cosa sia e non lo voglio sapere. Mentre gli eventi dovrebbero essere Muay Thai e pugilato. In Thailandia, quando sono stata in Lumpini, c'erano i match di pugilato e i match di Muay Thai. Qui invece per prendere più gente, per attirare di più, per fare gli eventi, si fa tutti questi mescoloni, cioè, ma allora non si è capito una cosa, che la kickboxing, il K1, magari dovrebbero essere affiancati dal karate, da cui la kickboxing deriva. La Muay Thai è Muay Thai, ma se si deve affiancare a un altro sport, va affiancata al pugilato, non alla kick, al K1, all'MMA, per fare questi eventi poi stracommerciali, solo per attirare, per fare piccoli guadagni, o anche non piccoli, però si fa questo calderone e poi si pensa che la Muay Thai, i Nak Muay non siano forti di braccia, magari non si sono nemmeno visti, perché tante persone che parlano così nemmeno conoscono questi combattenti tipo Galaxy oppure Verapol Saprom, che nel pugilato poi ha vinto il titolo WBC dei pesi gallo e l'ha difeso per 7 anni, o Sansak Moang Suring o Pon, non li conoscono neanche probabilmente, non li hanno nemmeno, perciò prima di parlare informatevi per bene, perché questa storia che i thailandesi non sanno portare i pugni è una bugia colossale. Poi sì, è vero, ci sono quelli che sono meno specializzati nel pugilato e più forti nelle ginocchiate, c'è il Femiu che tante volte è bravo anche nel pugilato, c'è il Mat Muay che è improntato molto sui pugni, c'è chi è improntato più sui calci, mica tutti sono fenomeni nella parte pugilistica, ma nemmeno fanno schifo. Perciò la Muay Thai e il pugilato stanno bene insieme. In Thailandia fanno dei belli eventi, anche come detto prima il Rajadaman stesso era famoso per gli eventi di pugilato. Rocky Marciano prima della sua ripartita ci ha arbitrato un match, poi qui ci sono informazioni discordanti, alcuni dicono che era arbitrato, alcuni dicono che era lì come ospite a vedere questo match. Comunque, per dire che era già famoso nel mondo negli anni 70 per il pugilato. Detto questo, vi lascio a dei brevi sketch di highlights di alcuni di questi combattenti che ho nominato ora. Se vi piace il canale iscrivetevi, condividetelo, mettete il like e buona visione di questi sketch di pugilato all'inglese. Al prossimo video, ciao a tutti, ciao! He will not make it from that one when they go head first.